Gli sbalzi d'umore sono rappresentati da fluttuazioni continue e cambiamenti repentini e improvvisi nella manifestazione delle proprie emozioni. Un individuo che ne è affetto è caratterizzato dal palesare emozioni, quali gioia, rabbia, felicità, dolore, che tanto velocemente compaiono e altrettanto velocemente scompaiono. In situazioni sane ed equilibrate, queste emozioni si manifestano in modo graduale e all'accadere di fatti o eventi chiaramente scatenanti, ad esempio il mostrare disturbo e tristezza a seguito di una cattiva ed inaspettata notizia. Nel caso degli sbalzi d'umore, invece, si rimane sconcertati di fronte ai cambiamenti emozionali repentini del soggetto, che appunto si mostrano imprevedibili, in netto contrasto tra loro e senza un contatto diretto con una particolare causa esterna. Inoltre l'individuo appare spesso in tensione, in agitazione psicomotoria, in perenne sovraccarico di emozioni, pare sempre essere sotto stress, irritabile e ipersensibile dinanzi a qualsiasi stimolo ambientale o umano a lui esterno. Le sue risposte emotive sono infatti spesso esagerate rispetto al vissuto, passando da una euforia fragorosa ed un ottimismo inopportuno ad atteggiamenti disfattisti, di insensata autocritica e di isolamento molto marcati, con inoltre a volte anche una preoccupante aggressività e ridotta tolleranza alla frustrazione. Tutto questo, come è ben immaginabile, ha ripercussioni notevoli sia sull'intero stato di salute psicofisica del soggetto che sul suo apparato socio-relazionale. Infatti può andare incontro, tra gli altri, a disturbi gastrointestinali, a forti irregolarità alimentari, a disequilibrio nel ciclo sonno-veglia, a relazioni interpersonali altalenanti e mai serene, a legami sentimentali difficili e spesso carenti, con periodi di prolungata solitudine. Le cause primarie di questi sbalzi d'umore si snodano lungo due filoni principali. Il primo, ragioni organico-fisiologiche ed ormonali. Il secondo, ragioni psicosocio-relazionali ed ambientali. Nel primo caso, ossia nel caso di condizioni organico-fisiologiche ed ormonali come fattori scatenanti circa i suddetti sbalzi d'umore, si possono citare fluttuazioni consistenti nei livelli di alcuni neurotrasmettitori, quali noradrenalina, serotonina e dopamina, deputati alla regolazione del tono umorale, a seguito ad esempio di una pregressa patologia organica o di particolari terapie farmacologiche come effetto collaterale, che riescono appunto ad inficiare il normale funzionamento ormonale. Oppure si possono citare, nel caso delle donne, significative variazioni ormonali della fase premestruale o con l'insorgere della menopausa. Ed infine, per quanto riguarda gli uomini, si possono ricordare importanti cali di testosterone. Nel secondo caso, ossia nel caso di condizioni psico-socio-relazionali ed ambientali come fattori che possano concorrere all'insorgere di oscillazioni umorali e sbalzi emotivi di forte entità, si possono citare delicati momenti nell'esistenza di un individuo che, se caratterizzati da molto stress, possono incidere sui livelli ad esempio di cortisolo nel sangue, i quali, se alti, hanno tra i tanti effetti negativi anche appunto sbalzi umorali, irritabilità e aumento dello stato d'ansia. Momenti delicati inerenti ad esempio a separazioni, lutti, licenziamenti, traumi psicologici significativi, residenza forzata in ambienti sconosciuti,
conflitti internazionali oppure calamità geofisiche. Ed inoltre si possono citare come ulteriori fattori l'abuso di alcol o sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, ed infine ulteriori fattori quali la compresenza e comorbilità con e di disturbi psichici, quali disturbo bipolare, disturbo borderline di personalità o disturbo d'ansia generalizzata. Nel momento in cui questi sbalzi d'umore vanno ad interessare, ad invalidare fortemente l'aspetto relazionale, professionale e fisico della vita di un individuo, nel momento in cui si susseguono ulteriori comportamenti a rischio nel soggetto, quali scarso controllo degli impulsi e reattività pericolosa, etero ed autodiretta, è necessario rivolgersi ad un medico specialista o ad uno psicoterapeuta per tutelare non solo il soggetto in questione, ma anche chi gli sta accanto, in modo da comprendere con esattezza quale sia il percorso migliore da affrontare per migliorare e proteggere la salute psicofisica di tutti. Di fronte a manifestazioni umorali altalenanti, repentine, di contraddittoria natura, è bene dunque non usare mai metodi fai da te, ma affidarsi al parere e all'aiuto di un esperto professionista, soprattutto nel caso in cui queste manifestazioni vadano a compromettere rapporti familiari, amicali e lavorativi, fondamentali per ciascuno di noi. Aiutare chi amiamo o chi risente della nostra responsabilità è un atto nobile, ma deve essere affrontato con consapevolezza, saggezza e prudenza. Poiché se per aiutare un uomo ad uscire dalle sabbie mobili vi ci immergessimo anche e totalmente il nostro corpo, ridurremmo inesorabilmente di entrambi la possibilità di uscirne. Chiedere aiuto a chi conosce più di noi non è mai una manifestazione di debolezza, bensì un atto di coscienza. Aiuta il tuo prossimo secondo la tua possibilità e bada a te stesso per non cadere. Libro del Siracide, capitolo 29, versetto 20. Antico Testamento, la Sacra Bibbia.